Ciao ciurma, ciao piratini, oggi facciamo un po' i piratini con questo Cyberlab, sfondo nuovo e argomento nuovo, perché chiunque abbia mai cercato di tradurre un sito WordPress sa bene quanto costino le soluzioni più popolari che c'erano. WPML o Weglot costano decine di euro l'anno, partono da con piani da decine di euro l'anno, possono anche finire con piani da decine di centinaia di euro l'anno. E Google Translate dipende da una API, Google Cloud, esterna, da limite di chiamate e da una chiave che può essere revocata in qualsiasi momento. Io volevo qualcosa di diverso, una soluzione che giri completamente sul mio server, il mio computer. Privata, gratuita e open source, importantissimo. Ed è da lì che è nato Freedom Translate WP. Ora, sigla ragazzi per questo Cyberlab, siglona, e poi ci ritroviamo qua e parliamo del plugin Freedom Translate WP che ho compilato io stesso con funzionalità davvero premium che io vi dirò. Ve le farò anche vedere perché il codice è completamente open source e chiunque potrebbe contribuire a farlo. A dopo. Benvenuti su Oscar Code, il punto di riferimento per l'informatica e il web. Con la serie Cyberlab utilizziamo il nostro laboratorio virtuale per tutorial, sviluppo in sicurezza e cyber pratica. Mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Ricordati di iscriverti per supportarmi. Partiamo col dire cos'è il plugin Freedom Translate WP, Freedom Translate WordPress. È un plugin leggero che si aggancia a diverse piattaforme che lavorano sul proprio server locale. Queste piattaforme possono essere LibreTranslate, che è una delle piattaforme più leggere, e van bene anche per la traduzione tramite via CPU. Oppure possiamo anche installare in locale un llama e quindi un modello linguistico, di intelligenza artificiale, tipo Gemma o Llama o, cose di questo tipo, Qwen o cose di questo tipo, Mistral che è europeo. Le possiamo installare nel nostro server locale tramite un llama e possiamo agganciarci a Ollama tramite uno script flash che simula appunto una traduzione tramite LibreTranslate. Ovviamente i modelli linguistici sono molto meglio di LibreTranslate, anche se LibreTranslate la cava benissimo per testi normali. Se avete dei testi lunghi, che serve in cui serve il contesto e tutto quanto, un modello linguistico di intelligenza artificiale è molto, preciso nelle traduzioni. Oltre a questi modelli di intelligenza artificiale tipo LibreTranslate, c'è anche MarianMT, insomma Hugging Face, o Llama. Possiamo anche attivare delle traduzioni, normali di Google Translate, quello free, che però avrete un banner sopra in alto di tradotto con Google. Google Cloud a pagamento. Attenzione perché Cloud è a pagamento, però è possibile attivarlo tramite dentro il plugin. Quindi il plugin è già disponibile e scaricabile direttamente dal repository ufficiale di WordPress.org. Quindi è stato creato anche, guardando la sicurezza di tutto quanto, di tutto il WordPress, di tutti i codici. Cercate Freedom Translate WP, WP e lo trovate subito. Ormai adesso è alla versione 1.9.8, siamo quasi alla 2 più o meno, 1.9.8 è uscita pochi giorni fa, quindi la 2 ancora dovrà macinare un po' di tempo per farlo uscire. Comunque è già abbastanza completo, ha funzionalità premium, è testato su WordPress fino alla 7.0 che c'è la beta, adesso uscirà, a fine aprile, WordPress 7.0 e attualmente ha oltre 500 download. Bene, ma andiamo a vedere il codice direttamente su GitHub, così ve lo faccio vedere anche come funziona, vi spiego un po' le funzionalità principali di questo plugin e perché è considerato un plugin premium, ma è totalmente free. Andiamolo a vedere. Eccoci qua, vedete qua sotto in basso a destra. Questo è la pagina di GitHub del plugin Freedom Translate WP. Ovviamente si scrive così, Freedom Translate trattino WP, ma anche uno spazio può andare bene per cercarlo. Ora vediamo cosa offre, perché, offre una traduzione in tempo reale,
tramite, qua ho scritto, tramite un Llama Flask, LibreTranslate, Google Translate e anche Google Cloud, insomma, Translate, quello a pagamento, insomma. Quindi offre diversi tipi di traduzione, impostabili tramite il pannello di admin del plugin in WordPress. Ovviamente per i vari livelli di traduzione ci sono delle varie opzioni da configurare, perché se volete, configurare l'opzione locale con un Llama o Flask o LibreTranslate o MarianMT, insomma in locale, avrete più opzioni da configurare, ci sono dei timeout, ci sono delle cose anti-bot system, anti-DDoS, queste cose qua. Invece per quanto riguarda la parte di Google Translate e Google Cloud, loro già se ne occupano sui loro server di queste cose della traduzione, della sicurezza della traduzione. Quindi ho incluso anche una tabella unificata delle traduzioni in coda, e dovete sapere che, appunto per sicurezza, si può scegliere se, uhm, far tradurre il plugin, in tempo reale. Solo che se se il post è davvero lungo, in tempo reale, in teoria va in timeout il server, si chiama timeout perché il server chiede il plugin di traduzione chiede del tempo in più per poter tradurre, ma se il timeout del server è impostato su, diciamo 60 secondi insomma, allora è lì che, cade tutto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto la possibilità di, mettere la traduzione in background con dei cron job, attenzione. Cosa vuol dire questa? Che le traduzioni andranno in una tabella in coda e noi possiamo scegliere quante, quante traduzioni in concorrenza tra di loro, 1 o 2. Anche questo è molto importante per non appesantire il server di traduzione, insomma, perché se noi gli diamo 25 traduzioni tutte in 1, boom, no, e invece possiamo scegliere se far tradurre 1 traduzione alla volta o 2 traduzioni alla volta, insomma, per fare prima. Quindi questa traduzione, se io faccio tradurre un post in 25 lingue diverse, andranno in coda, lo stesso post per tutte le lingue andranno in coda, man mano che il post iniziale viene tradotto, arriva l'altro, poi arriva l'altro ancora, poi arriva l'altro ancora fino alla fine. E quindi questo è già un sistema intelligente di traduzione per non creare problemi di traduzione massiva al server stesso, diciamo. Bisogna pensarle queste cose perché è molto importante, perché poi WordPress è utilizzato anche, ahimè, non solo da professionisti, ma anche da persone che magari non sanno bene queste cose e bisogna farle per forza, perché poi anche pubblicando il plugin di WordPress devi essere sempre sicuro al 100% di non distruggere il server a una persona, insomma, diciamo, no? Comunque il codice è open source e lo potete andare a vedere. Quindi a questo punto c'è la coda di traduzione e poi c'è la tabella, vera e propria dei post tradotti, che possiamo anche eliminare, insomma ritradurre o rifar partire la traduzione per un singolo post, magari ha sbagliato qualcosa e si ritraduce. Per il resto c'è anche oddio, la traduzione avviene, in chunk, proprio per quando è in cron job avviene in chunking, proprio per, evitare, come dicevo prima, il timeout del server. Si può impostare un timeout e si può impostare quanti caratteri ogni chunking deve tradurre. Detto così, vi faccio un esempio: un post con 2000 caratteri, impostiamo, il chunking a 1000 caratteri, quindi lui cosa fa? Spezza il testo, 1000 caratteri prima e 1000 caratteri secondo, sono 2 pezzi. Il chunk sono 2 pezzi insomma di testo, e quando li va a inserire nella tabella in coda, inserisce 2 chunk, nella stessa traduzione c'è scritto 2 chunk che sono i 2 pezzi che inserisce del post da 2000 caratteri. Noi abbiamo impostato 1000 caratteri di chunk e dobbiamo impostare anche un timeout magari a 300 secondi, in modo da lasciargli il tempo di tradurli. Quindi lui cosa fa? Traduce il primo chunk, traduce il secondo chunk e poi li rimette insieme. Rimettendo insieme anche l'HTML, perché nel frattempo l'avevo un attimo strippato per poter tradurre in modo migliore. C'è anche un'altra funzione
molto utile anche questa, che è la static strings, cioè quindi la traduzione delle stringhe statiche. Stringhe statiche cosa vogliamo dire con stringhe statiche? Io ho bisogno di tradurre un menu in modo particolare, in modo perfetto. Allora nel menu c'è scritto, ciao mondo, okay? Io prendo, faccio una stringa ciao mondo tutto attaccato e poi metto ciao mondo e faccio partire la traduzione di quella stringa. Mi verrà fuori uno shortcode. Io invece di scrivere ciao mondo nel menu metto quello shortcode e quello shortcode è già tradotto in 25 lingue diverse ed è, salvato sul database come case, e da lì poi dopo possiamo anche eliminarlo o ritradurlo come prima, insomma, o fare quello che ci vuole, perché poi questo sistema funziona che alla traduzione viene associata una case in una tabella, custom personalizzata che noi abbiamo inserito quando si installa il plugin stesso dentro al database di WordPress. Quindi, viene inserita questa case e questa case rimane in memoria fino a che non la cancelli, o fino a che c'è anche un'opzione di autocancellazione della case a 30 giorni, 20 giorni, quanto volete, anche se comprensibilmente si vuole più delle volte che non si cancella la case, perché sennò continua a tradurre un post uno dietro l'altro e boom, anche lì succede un casino sul server. Quindi, avete una case, usatela perché ed è molto più veloce, perché una volta che il post è tradotto, per tutti gli altri utenti il post sarà sempre tradotto senza passare dal traduttore, quindi è una questione di un millisecondo per caricarlo, boom, e c'è il testo tradotto. Abbiamo anche, vabbè, la selezione dei linguaggi da usare. Se sono 25 lingue diverse potete sceglierle, potete attivarne una, disattivarne l'altra, insomma quante ne volete. Per dei siti europei bastano lingue europee, insomma. Poi dovete capirlo voi cosa volete e quanto anche volete caricare il vostro server di traduzione. Ovviamente c'è l'opzione anche per far partire la traduzione quando, una persona guarda il post, un post, parte la traduzione, o se no si deseleziona quell'opzione, di default è deselezionata perché se no partirebbero un blog con 2000 articoli già scritti, partirebbero 13.000, 15.000 traduzioni a botta e sarebbe un casino. Quindi è deselezionata e potete tradurre a mano. Cosa vuol dire a mano? Non è che state lì a tradurre a mano, mettete l'URL del post che volete tradurre e lui farà partire la traduzione in background. Okay, senza, attivare per forza la traduzione tramite quando si apre il post. Potete anche selezionare l'opzione che vengono tradotte in tutte le lingue selezionate quando salvate il post o aggiornate il post. Anche quella, di default è disattivata, perché comunque potete farlo anche a mano manualmente, come abbiamo detto prima, mettete l'URL del post e fate traduci e lui traduce, lui manda la traduzione e quella traduzione rimarrà per sempre nella case, insomma. Allora questo è il GTab, quindi qua c'abbiamo scritto più o meno in inglese tutto quello che abbiamo detto qua. Okay, ci sono i requisiti, l'installazione come farla, potete farla sia caricando il plugin tranquillamente da GitHub, lo scaricate e lo caricate sul vostro WordPress, ma potete farla anche tramite WordPress stesso, nella sezione plugin, add plugin, cercate Freedom Translate WP e lo trovate lì, nella sua ultima versione sempre, così poi si aggiorna. Questo è il selettore della lingua, ovvero quando aumentate questo shortcode verrà fuori, si visualizzerà una select box con tutte le lingue disponibili. Questo per far visualizzare a chi sta guardando l'articolo, per far vedere in quale lingue può, tradurre quell'articolo o tutto il blog intero, insomma. Comunque c'è anche la traduzione, tramite link, quindi tramite query string. Voi vedete proprio Freedom Translate, uguale IT per esempio, e potete anche partirlo da lì, far partire, la traduzione tramite il link. Quindi, static strings come abbiamo visto. C'è la detection del linguaggio, quindi che deve essere o automatico tramite, la lingua utilizzata dal browser,
oppure manuale, nel senso che quando andrete su WordPress come utente lo visualizzerete, nella lingua, del blog stesso originale e poi dovrete voi cambiarla la lingua. Comunque c'è un cookie che quando cambiate la lingua si memorizza. Quindi, vabbè c'abbiamo un admin power veramente un admin panel veramente potente, come abbiamo spiegato prima, lo andate a vedere se volete. Abbiamo 25 lingue diverse come le vedete qua: inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, russo, portoghese, greco e tutti gli altri. Okay, fino ad arrivare al vietnamita. Abbiamo anche ho voluto mettere anche un esempio di come si può integrare Ollama con Flask. Ovviamente prima bisogna installare Ollama nel proprio server, installare poi un modello di intelligenza artificiale nel proprio server tramite Ollama Pool, per esempio Gemma 3. Quindi poi potete scrivere un script Flask, un Flask Python, che faccia da ponte tra, il modello di Ollama ovviamente e il vostro blog, insomma. Cosa succede? Si installa Flask, vabbè, con Python, eccetera. È un pacchetto Python, quindi bisogna installare Python e Flask. E si scrive uno script di questo tipo. Questo script girerà, come vediamo poi alla fine, su un indirizzo IP e su una porta. 0000 vuol dire che girerà sull'indirizzo IP locale del server. Non avete bisogno di un indirizzo IP pubblico per questo tipo di cosa qua, che poi parte tutto da PHP e voi nel spazio dell'URL di traduzione dovrete metterci proprio, quindi http://localhost 2 punti la porta che è 5000, qua l'abbiamo fatto, potete trovare una porta di vostro piacimento e aprirla anche del firewall. Detto questo, questo è Flask, ed okay, è una cosa che si fa lato server questa, ma ho voluto integrarla per far capire bene anche come si può fare con un large language model, di traduzione insomma. C'è la Google Cloud, come avevamo detto prima, Google Cloud e Google Free anche. Google Cloud è a pagamento, okay, quindi traduce in modo abbastanza professionale, ma è a pagamento e senza banner, eccetera. Invece il Google Free è il Google Translator, quello traduce in modo professionale anche lui, ma ci mette un banner in alto, tradotto da Google, eccetera, eccetera, eccetera. E non è in case, il Google Free, mentre Google Cloud, arriva in case la traduzione, perché ovviamente non si può continuare a far tradurre a pagamento, spendereste, tantissimi soldi. Quindi abbiamo creato un server di load balancing di queste cose, per le code, eccetera. Abbiamo creato un modo automatico di tradurre i contenuti, potete mettere l'URL e lui li traduce. Uhm, abbiamo creato una case in una tabella a parte, personalizzata nostra, del database di WordPress. Questo è, come abbiamo detto prima, è arrivato all'1.9, adesso qua c'è scritto 3 perché comunque siamo già andati un pochettino oltre. Questo è, torniamo un attimo noi così vediamo tutto quanto il resto. Parliamo un po' di come l'ho sviluppato. Ho usato Visual Studio Code come editor principale, di cui potete vedere la struttura del progetto su GitHub. Il plugin è stato scritto interamente in PHP con del JavaScript per la gestione del selettore della lingua lato front-end o per le progress bar, eccetera, in Ajax. Ho seguito l'architettura standard di WordPress, quindi Wux, non è semplice, Wux, filtri, shortcode e una pagina di impostazioni nell'admin costruita con le WordPress Settings API. La parte più interessante è il sistema di traduzione, quindi intercettiamo il contenuto dei post tramite i filtri de-content e de-titli e facciamo una chiamata HTTP a LibreTranslate o comunque al modello di intelligenza artificiale che vogliamo utilizzare, riceviamo la risposta in JSON e la restituiamo al front-end.
tutto con un layer di case per non fare 1000 chiamate per lo stesso testo, come detto prima. Il progetto è aperto a contributi, trovate tutto su GitHub all'indirizzo che vedete in descrizione di questo video. Vi metto anche il link per scaricarlo tramite il sito di WordPress del plugin. Installarlo è semplicissimo, come avevamo detto prima, o da WordPress o da GitHub. Da WordPress fate prima perché andate nel vostro WordPress, fate plugin, add plugin e cercate Freedom Translate WP. Questo è Freedom Translate WP, appunto, open source, gratuito e privato. Se vi piace il progetto lasciate una stella su GitHub, ho bisogno anche di quelle, e se volete contribuire con codice o segnalare un bug, le pull request e le issue sono aperte a tutti. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Se questo video vi è stato utile mettete un like e iscrivetevi al canale che ci serve molto perché dobbiamo far crescere questo canale di divulgazione. Pubblico spesso infatti contenuti su sviluppo web, WordPress, cyber security e altri. Ci vediamo al prossimo video ciurma. Mi raccomando, fate i bravi piratini e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.